canale d'arte del fatto umano e ben arrivati a nuove persone che si vorranno avvicinare al mio canale. Innanzitutto vi dico che ci sono dei problemi con YouTube perché nonostante gli iscritti non manda le notifiche di pubblicazione di nuovi tutorial. Ho notato io e altri canali che appunto c'è questa problematica, che è una problematica grossa, perché se gli iscritti non vengono avvisati che c'è un tutorial in pubblicazione non vanno a guardare i video. Quindi io ho pensato di mettervi al corrente che da tempo, da quando ho iniziato il mio canale, ho un gruppo su Facebook che si chiama L'Arte del Fatto a Mano, e se andate appunto su Facebook e andate a cercare nei gruppi lo trovate sicuramente, e il mio consiglio è di iscrivervi in modo che se non vi arriva la notifica di pubblicazione potrete, se vi piacciono i miei tutorial e volete sempre seguirmi, potete appunto essere informate tramite il gruppo, perché io posterò sempre i miei lavori, posterò sia proprio il tutorial, oppure delle foto del capo indossato con un link appunto azzurro dove voi cliccando vi manderà al tutorial su YouTube. Purtroppo non so, io non so il motivo, però c'è questo problema. Per il progetto di oggi ho voluto usare un colore scuro, ho voluto usare il nero. Volevo farmi qualcosa di nero che non ne ho pochi di capi neri, e avevo in casa del materiale, ho voluto usufruirne, però poi il campione del top down lo andremo a fare con questo colore perché altrimenti non si vede, insomma diventa anche per voi difficile seguire il tutorial. Oggi andremo a fare un maglioncino che a mio parere diventerà una cosa elegante, con taglio raglan e scollatura V in top down. Vedete la scollatura V, semplicissimo da realizzare, senza cuciture, ed ho usato un filato particolare che avevo in casa, che però non è più in commercio, è un misto bambù acrilico, vedete, con uno spessore di circa 1,5 mm, lavorato con un uncinetto del numero 3. Quindi se voi dovete andare a acquistare un filato, mi raccomando che sia un filato da lavorare con uncinetto numero 3 e che durante la lavorazione sia abbastanza corposo per non permettere che ci siano degli spazi, perché sapete che quando a volte si fa il top down una parte con la maglia alta deve essere un bel filo che riempie, altrimenti risulta che insomma la maglia che non è molto coprente. Quello che sto usando io ha una metratura di 135 metri ogni 50 grammi, ma quello secondo me non è proprio da tenere in considerazione al 100%, perché poi dipende dalla torsione. Questo, vedete, nonostante sia un filato con una metratura non eccessiva, però ha una torsione che lo rende più sottili di altri filati con questa metratura. In particolar modo il bambù, perché il bambù, anche se si ha una metratura non eccessiva, risulta sempre un pochettino sottile, quindi guardate che sia di 1,5 mm di spessore, e appunto lavorandolo con l'uncinetto numero 3 vi risulta una bella maglia alta, bella piena, corposa. Poi mi servirà una forbicina, naturalmente il marcapunti, scusate, il metro da sarta, e una manciatina di marcapunti che mi serviranno appunto per il top down, per delineare il raglan. Vedete, guardate che è facile da realizzare, anche se vedete nella foto che c'è un bel punto, è facile da realizzare. È un capo che potrete realizzare anche in versione primaverile usando un cotone o un misto cotone, sempre con le stesse caratteristiche di corposità di questo filato, un misto bambù e cotone, e anche in cotone, solo cotone, lasciando appunto la manica più corta. Quindi è un capo molto versatile che potete anche utilizzare questo tutorial anche più avanti in primavera o anche addirittura in estate. Potete utilizzare un misto merino nella lunghezza di circa 160-170 metri ogni 50 grammi, perché so che dà questa corposità, o anche un misto alpaca, che è un filato vaporoso e quindi riempie bene la fibra, la maglia, appunto la lavorazione. La taglia che andremo a fare oggi,
che però appunto dipende anche dalla mano e dal filato che andrete a utilizzare, è una maglia che diventerà praticamente di larghezza 50 cm, più o meno 48-50. E poi comunque vi farò vedere come fare per aumentare la taglia. Se volete fare una taglia più piccola, dopo vi spiegherò, vi fermerete a dei giri prima. Ecco, essendo un top down potete un po' gestirlo, però essendo una manica raglan non è che poi possiamo arrivare con questo raglan ad una larghezza di 60 centimetri. Andremo a mettere eventualmente delle catenelle sotto ascella per allargare sia la manica che la parte del corpo, perché la manica raglan non è, vedete che qui cade, è così, non è diritta, e quindi naturalmente il modello è diverso dall'avere un top down completamente quadrato con i 4 lati uguali. Se vi ritroverete con una scollatura che a vostro parere non vi piace o è troppo, insomma, eccessiva, non preoccupatevi, perché poi questa scollatura che vedete andremo a comunque bordarla e si ridurrà, e si potrà anche ridurre di più o di meno in base, insomma, ai giri che insomma, sapete che andare a rifinire un collo poi si può rimediare, si può fare tutto quello che si vuole. Quindi questo è un top down, vedete, aperto, che si andrà poi a cucire quando arriviamo, poi vi dirò praticamente a congiungere, vedete qua, le due parti con le stesse maglie, cioè i due davanti della scollatura V devono essere sommati la misura delle maglie, del numero di maglie che abbiamo dalla parte, vedete, dietro qua. E a questo punto ci uniremo e continueremo con il top down, o ci fermeremo in base alla taglia che dovete fare, e quindi si partirà con una catenella aperta e non chiusa. Adesso vi faccio vedere come dividere appunto il numero di maglie. Si partirà da questo punto qui, che è l'angolo, vedete l'aumento del raglan. Vedete, qua c'è il nostro raglan, qui, e qui c'è il raglan, poi c'è il dietro e l'altro raglan, e la parte davanti si svilupperà man mano che proseguite. Questo pezzo, vedete qua, si è formato con gli aumenti parte l'altra, qui sulla manica, sulla raglan, e qui sul centro. Vi do due nozioni per capire il meccanismo di costruzione di inizio, che la parte più importante sono i primi due giri, poi è tutto uguale, per costruire un maglioncino, che potrebbe anche essere poi un cardigan, è sufficiente che non unite i punti davanti. Quindi un maglioncino, un pull scollato V, taglio raglan, top down. E allora si fa il dietro, vedete, deve essere di un numero di catenelle divise, perché si può dividere per 3. Nel mio caso io ho fatto 42 catenelle, che divise per 3 mi dà 14. Quindi 42, poi ho fatto i pezzettini del raglan, quindi 14 catenelle, 14 catenelle, e gli aumenti sono stati fatti qui, 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 e qui, vedete, qui doppio aumento. Dopo vi faccio vedere, perché da una parte allarga la manica, dall'altra fa sì che si formi appunto la scollatura a V. Le maglie possono essere, le catenelle, anche una in più, una in meno, quindi possono essere 15 e 45, 15, o anche una in meno, quindi 13, 13 e 39, o dipende dal filato, se usate un filato molto sottile, se lo usate grosso, perché dovete calare o aumentare le catenelle, perché altrimenti vi viene una scollatura esagerata. Quindi adesso andiamo a montare una catenella che equivale a 42 più 14 più 14, quindi 42 più 14, che è la terza parte di 42, più 14, 4, 8, 10, 0 con 1, 4, 5, 6, 70 catenelle. Ecco, adesso iniziamo quindi a fare la nostra catenella. Facciamo il nodo d'inizio
Guardate che io sto usando un filato un pochettino più grosso perché era chiaro, per farvi vedere, non è come quello che ho utilizzato nella maglia. E cominciamo, vedete, a fare le nostre 70 catenelle. 3, 4, 5, 6. Lavorate le mie 70 catenelle, andiamo a fare altre 2 catenelle che mi servono per l'aumento, una per l'aumento che dà vita alla scolatura V di destra e uno a sinistra. Poi andiamo a fare altre 3 catenelle che mi servono per alzarmi, 2 e 3, carico il filo, entro nella 1, 2, 3 nella quarta catenella e vado a fare il primo aumento. Quindi vado a fare una maglia alta, seconda maglia alta nella stessa catenella. Vedete che sto usando un filato che non è uguale, però è bello pieno, bello che dà, vedete, le maglie belle e compatte. Carico il filo, vado nella catenella seguente, faccio l'aumento del raglan, quindi entro e faccio 2 maglie alte nella stessa catenella, una e 2, quindi ci troviamo all'inizio di questo giro con 2 aumenti, uno per catenella, vedete, quindi 2 nella catenella, nella quarta catenella e 2 nella catenella seguente. Ora andiamo a contare le 14 maglie alte meno 2 degli aumenti parte l'altra, quindi andiamo a fare 12 maglie alte, una per ogni catenella, una di base, l'altra nella maglia seguente, la seconda, e ne andiamo a fare 12, una per catenella. Fatte le 12 maglie alte, una su ogni catenella, più una dove avevamo fatto l'aumento che fa 13, nella 14esima del raglan andiamo a fare ancora l'aumento, quindi nella prossima catenella andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2. Una catenella di separazione, carico il filo, ora dobbiamo andare a lavorare la parte della scollatura dietro. Avevamo 42 maglie, nella prima e nella 42esima andiamo a fare l'aumento e poi lavoriamo le 40 centrali. Quindi carico il filo, vado nella prossima e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2. E ora lavoriamo 40 maglie alte nelle prossime 40 catenelle, una maglia alta per ogni catenella, una, vedete qui c'è l'angolino, 2, 3, ecco, abbiamo lavorato 40 maglie alte, una per ogni catenella dello scollatura dietro, più la prima avevamo fatto l'aumento che fa 41, nella 42esima che corrisponde al numero di maglie dello scollo dietro andiamo a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2. Una catenella di separazione. Carico il filo, nella prossima catenella seguente vado a fare ancora l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base. Andiamo a lavorare 12 maglie alte, adesso una su ogni catenella, andiamo a ripetere la parte che abbiamo lavorato qui all'inizio, quindi 12 maglie alte, una per ogni catenella, una, lavorate le 12 maglie alte, una per ogni catenella più la prima dove c'era l'aumento 13, nella 14esima che è la terza parte della scollatura dietro andiamo a fare l'aumento, quindi nella catenella seguente andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base. Qui abbiamo l'ultima catenella e dove va costruito dove va costruito il pezzo davanti della scollatura B, quindi andiamo a fare l'aumento, facciamo 2 maglie alte nello stesso punto di base, l'ultima catenella, vedete,
1 e 2 più una terza che corrisponde alle 3 catenelle che abbiamo fatto per alzarci qui all'inizio del giro, e questo solamente nel primo giro. Ce ne vanno 3 maglie alte, ecco qua. Questo è il primo giro, è quello più importante. Abbiamo già costruito il nostro top down, adesso continuiamo, vi faccio vedere un altro giro che è lo stesso, che si ripeterà fino ad arrivare alla larghezza del vostro top down. Ho girato il lavoro perché, essendo un top down aperto, non possiamo naturalmente lavorare in tondo, solo per quanto riguarda il pezzo che serve a costruire la scolatura B. Quindi mi alzo di nuovo con 3 catenelle, sempre all'inizio del mio giro nuovo, carico il filo, vedete, nella prima maglia alta, nello stesso punto, quindi vado a fare l'aumento. Poi andiamo a controllare, vedete qua ci sono i 2 aumenti, andiamo a lavorare le prossime 2 maglie alte, una maglia alta nella maglia seguente e una maglia alta nella maglia seguente. Vedete qua ci sono i 2 aumenti, in mezzo avevamo fatto un aumento, secondo aumento, in mezzo tra le due andiamo a fare l'aumento, quindi entriamo tra una maglia e l'altra, praticamente dopo aver lavorato una, due, la terza sottostante, tra la terza e la quarta sottostante andiamo a fare l'aumento, quindi entriamo in mezzo e facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta in questo spazio, e poi proseguiamo la lavorazione lavorando una maglia alta su ogni maglia alta, vedete, fino ad arrivare qui dove c'era la prossima catenella, la catenella. Ecco, arrivati, vedete, sull'ultima maglia prima della catenella che l'abbiamo lavorata. Ora carico il filo, entro nella catenella e faccio l'aumento, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto dentro all'archetto di una catenella sottostante, e proseguo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta fino alla prossima catenella. Arrivati all'altra catenella, vedete che c'è un archetto, entro e faccio l'aumento, quindi faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella sottostante, e di nuovo inizio a lavorare le mie maglie alte fino ad arrivare nel centro dei 2 aumenti. Ecco, ci avviciniamo a dove sono stati costruiti gli aumenti all'inizio. Vediamo di andarlo a riconoscere. Allora, qui c'è il primo aumento in una catenella e qui c'è il secondo, quindi mi manca ancora una maglia, e poi faccio le 2 maglie, vedete, su qua dove c'è stato l'aumento, e esattamente quando mi rimane, vedete, le 3 maglie alte finali nello stesso punto di base, all'interno tra una maglia e l'altra, nello spazio, vado a fare l'aumento. Tra i 2 aumenti entro in mezzo e vado a fare la maglia alta, la catenella e la maglia alta nello stesso spazio, e poi concludo con le 3 maglie alte. Sulla prima, vedete che qua mi sono rimaste 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta. Sulla seconda vado a fare la maglia alta, sulla terza, che è sostituita dalle 3 catenelle per alzarci, carico il filo, vado nella terza catenella e in questa terza catenella vado a fare un altro aumento, che è quello della scolatura B, quindi 2 maglie di base nella terza catenella, 2 maglie alte, scusate, nella terza catenella. E qui abbiamo creato, vedete, l'angolo del raglan. Quindi questo è un angolo del raglan, questo è l'altro angolo che forma appunto la manica,
poi abbiamo la parte della scollatura dietro e qui vedete l'altra catenella e l'altra qui è l'altra manica che sta nascendo e qui sta nascendo la scollatura V. Quindi adesso fate tutti i giri nello stesso modo. Adesso vi faccio vedere qua un pezzettino perché abbiamo creato la catenella che prima non c'era. Rifacciamo, faccio le 3 catenelle per alzarmi, carico il filo nello stesso punto di base, cioè proprio la primissima maglia, vado a fare l'aumento che mi creerà la scollatura V. Carico il filo e vado, comincio a lavorare le mie maglie alte. Adesso non dobbiamo andare più tra in mezzo tra 2 aumenti perché abbiamo, vedete, costruito la catenella, quindi adesso sarà tutto semplice. Lavorerò fino alla catenella una maglia alta su ogni maglia alta. Andiamo, facciamo insieme, vedete qui c'è l'altra e qui c'è, abbiamo la catenella, va fatto l'aumento, quindi carico il filo, entro, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base e continuo con le maglie alte fino al prossimo archetto di una catenella dove farò l'aumento, poi passerò nella scollatura dietro lavorando tutte maglie alte, poi arriverò ancora a un angolo e farò l'aumento, sempre così, maglie alte, aumento qui e quando sarò nell'ultima, vedete, maglia alta o catenelle o 3 catenelle, si fa l'aumento di 2 maglie nello stesso punto di base. Ecco, questo è il metodo di costruzione con la come vi ho anche spiegato, la suddivisione di maglie, di catenelle, cioè dividiamo per 3 il dietro per fare la parte del raglan e lavoriamo fino ad arrivare ad avere le 2 parti davanti del punto V dello stesso numero, cioè sommate mi devono dare lo stesso numero del dietro. Allora, per raggiungere il mio obiettivo, e cioè ho contato, qui avevamo le nostre, allora qui scusate, mi sono fermata e ho cominciato a contare dalla parte praticamente che si è sviluppata sulla schiena, vedete qua ci sono i forellini, quindi la parte del dietro dove ci sono i 2 fiorellini, i 2 foretti qua e qua e ho contato le maglie che ho in totale qui. Quanto riesco a raggiungere anche con il davanti, dove c'è la scollatura, la stessa quantità di maglie, cioè le 2 parti, vedete, messe insieme, il numero di maglie mi danno lo stesso numero di maglie del fondo qua del dietro. A questo punto io mi fermo, unisco il mio top down e continuiamo lavorando il pannello intero. Se per caso voi siete molto minute e unendo queste 2 parti avete un'altezza scalfo, una larghezza maniche e una larghezza giro seno già sufficienti, potete smettere di aumentare e quindi poi andremo a lavorare come vi farò vedere più avanti. Se invece non avete raggiunto la vostra misura, come nel mio caso, io non ho né scalfo a sufficienza né larghezza manica a sufficienza, neanche larghezza seno a sufficienza, infatti ho un 20 di scalfo, ma voglio andare a 22-23 perché a me piacciono che siano comodi, non striminziti. Qui ho un 40-41 di giroseno, a me serve almeno dai 47 in su e la manica anche è troppo piccolina, quindi io continuerò il mio top down lavorando sul pannello intero. Allora vado adesso a lavorare direttamente sulla mia maglia, ecco qui siamo, vedete qua sono le 2 punte della scollatura V, vado a chiudere, quindi entro nel mio uncinetto, poi andrò questo a fermarlo molto bene, quindi entro nel mio uncinetto e
centro perché io l'avevo lasciato fuori. Vedete, in questo modo entro nella parte davanti, qui nella prima maglia, non so se ci sono le catenelle, nella terza catenella, qua, ecco qui, passo il filo sotto e vado a chiudere molto bene con una mezza maglia bassa il mio lavoro. Adesso spezzo, passo un gettato, chiudo e poi lo vado a fermare molto bene. A questo punto continuiamo il top down lavorando in tondo. Io direi di partire, questo è il davanti, giriamo il lavoro sul dietro, partiamo lavorando all'interno di un angolo, quindi entro nell'angolo, vedete, nella catenella, prendo il mio nodo di inizio, eccolo qua, il filo, ecco qua, entro nell'uncinetto, esco dall'angolo, faccio 3 catenelle per alzarmi, 1 2 3 più una di separazione, 4, carico il filo, rientro nello stesso arco e faccio l'aumento, quindi una maglia alta, e continuo a lavorare il mio top down facendo le maglie, una maglia su ogni maglia alta e l'aumento negli archetti. Quindi proseguo, io sto lavorando il nero, devo stare un po' attenta di non saltare qualche maglia, proseguo fino al prossimo angolo, una maglia alta su ogni maglia alta. Ecco, arrivati, vedete dove c'è la catenella, entro e faccio l'aumento, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso archetto e proseguo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. Questo vale per tutti gli angoli e stiamo girando intorno, lavorando in tondo. Ecco, vedete che qua siamo arrivati dove abbiamo unito il punto V, quindi lavoriamo tutte le maglie che ci sono dalla parte di destra, 1, qui c'è l'aumento, quindi un'altra maglia e un'altra maglia ancora, e da qui passiamo alla parte di sinistra direttamente, quindi carico il filo, vado sulla prima, la parte di sinistra del punto V, della scollatura V, e vado a lavorare semplicemente continuando le maglie alte, una per ogni maglia, e poi facciamo tutti gli aumenti dove ci sono le catenelle fino alla fine del giro. Allora, per le taglie grandi, per non dover fare troppi giri e abbassarsi eccessivamente con lo scalfo, potete andare a fare, dove avete appunto l'aumento, un doppio aumento, e cioè in tutti gli angoli, cioè in tutte le parti dove c'è fare l'aumento, cioè all'interno, vedete, dell'archetto, vedete questo, l'archetto di una catenella, andrete a fare, invece di fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, andrete a fare 2 maglie alte, una e 2, una catenella e 2 maglie alte all'interno dell'archetto sottostante di una catenella, e questo tutti i giri. Vedete? Quindi se vi serve poco per arrivare alla misura desiderata, fate i giri con un aumento di una maglia alta, una catenella e una maglia alta all'interno della catenella sottostante. Se invece vi manca ancora tanto, andate a fare nell'archetto sottostante di una catenella, di tutti quindi gli aumenti, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Questo vi permetterà di allargarvi di più in meno giri. Altrimenti vi ritrovate, se dovete fare tanti giri per allargarvi, con uno scalfo eccessivamente lungo. Quindi è la soluzione giusta per allargarvi in pochi giri. Ecco, vedete, arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere
con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Qui erano 4 perché ce n'era una di separazione, e vado nella terza e mi chiudo. Per ripartire si entra, vedete, direttamente nell'arco, esci con una maglia bassa, 2 catenelle, tutto questo sostituisce una maglia alta. Io vado a fare l'aumento di 2 perché mi serve di aumentare in pochi giri, quindi entro e faccio un'altra maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte nello stesso arco, 1 e 2, e poi proseguo lavorando come abbiamo già fatto. Quindi vi ho fatto vedere la chiusura all'inizio, proseguite lavorando il top down fino ad arrivare ad avere la vostra larghezza che vi serve per la circonferenza seno, per la manica, e anche che non ci sia insomma uno scalfo eccessivamente lungo, perché altrimenti poi non va bene. Per questo che vi ho fatto vedere appunto fare il doppio aumento per evitare dei giri ed evitare quindi di allungarci troppo con lo scalfo. Ecco ragazze, io sono arrivata alla mia misura che mi serviva, vi faccio vedere qua, vedete la scollatura V come è venuta bene. Adesso andiamo a misurare il nostro top down prima di unire le parti, vediamo cosa mi dà. Mi dà 47-48, lo scalfo è 23 e la misura della manichina arriverà ad essere un 34-35 di giro manica. Quindi io, raggiunta la mia misura che mi serviva, vado a mettere il marcapunti. È facile trovare l'angolo, però se volete per sicurezza mettere il marcapunti dove ci sono le catenelle in tutti e 4 i lati. Adesso andiamo a cercare la catenella qua, vedete, per sicurezza, dato che abbiamo fatto degli aumenti in più negli angoli, andiamo a mettere in 4 angoli il nostro marcapunti, quindi 4 marcapunti che per le meno esperte vi aiuteranno per l'unione del top down. Allora andiamo a mettere qua, guardate bene dove c'è la catenella, adesso mettiamo l'ultimo, poi proseguiamo con il tutorial. Andiamo a unire quindi le parti, il davanti col dietro, per proseguire. Vedete, mi trovo con il filo vicino a un angolo, quindi comincio il giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, carico il filo e vado a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta disponibile fino ad arrivare all'angolo. Vedete, vado a lavorare, qui ce n'è un'altra, ecco, vedete che sono arrivata qui nell'angolo, quindi vado a fare, carico il filo, entro nell'angolo e chiudo, vedete, a metà una maglia. Io avevo lasciato i marcapunti, vedete, nell'altro punto, carico il filo, entro nell'altro marcapunti tenendo il lavoro in questo senso, cioè il rovescio deve stare dentro perché lavoreremo adesso in tondo sul diritto, e vado nell'altro marcapunti dove c'è l'arco di una catenella, chiudo metà e poi queste 2 maglie le chiudo insieme. Quindi dove abbiamo i 2 marcapunti andiamo a lavorare 2 maglie chiuse insieme. Poi proseguo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta disponibile, vedete, fino ad arrivare all'altro angolo senza fare nessun aumento. Una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ecco, sono arrivata, vedete, all'altro marcapunti, lavoro l'ultima maglia disponibile, carico il filo, entro nell'arco dove c'è il marcapunti, chiudo metà,
carico il filo, faccio passare, vedete, il rovescio è dentro perché lavoro diritto, qui c'è il diritto, entro nel marcapunti, nell'archetto di una catenella, faccio l'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme e vado a lavorare di nuovo il mio lato, lavorando una maglia alta su ogni maglia alta disponibile sottostante, vedete, fino ad arrivare alla fine del giro. Sono alla fine del giro, vado a fare l'ultima maglia disponibile, lavorare una maglia alta su maglia alta e poi vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella terza catenella. Vedete, la prima maglia era sostituita da 3 catenelle, quindi vado a chiudermi nella terza e tutti i giri andranno chiusi in questo modo e tutti i giri andranno iniziati con 3 catenelle per alzarci che sostituiscono una maglia alta e ricominceremo a lavorare intorno con delle maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante disponibile. Vedete, faccio vedere un pezzettino. Qui andrete a lavorare, vedete qua abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme del sottoscella, andiamo a lavorare una maglia quindi nella chiusura di queste 2 maglie alte chiuse insieme e continueremo a lavorare tutto intorno. Praticamente adesso ci allunghiamo, in questo caso ci abbassiamo, facendo tutti questi giri tutti uguali, lavorando in tondo, vedete, e io non so ancora, volevo comunque scendere sotto il seno perché poi andremo a fare un motivo che è un pochettino traforato, non tantissimo, però un pochino traforato, e quindi questo lo dovete scegliere anche voi da dove volete partire con il motivo traforato. È una cosa a piacere. Io penso di arrivare circa 35-40 centimetri, in modo di avere poi, forse 35, di avere un 20 centimetri di bordo fatto con questo motivo di fiore egizio, che poi andremo a lavorare su tutta la manica. Quindi ci vediamo più tardi. Ecco, vedete che mi sono allungata con il top down, vedete qua, e ho raggiunto una misura, una lunghezza di circa 36 centimetri, 35, 37, potrebbe essere anche 40 in caso di una persona con un seno abbondante, perché poi sapete che con il seno sale, quindi insomma dovete un po' calcolare voi. Fate presente che va inserito adesso un bel scusate, sono influenzata, va inserito appunto il punto traforato. Quindi adesso vi faccio vedere come suddividere, come capire se c'è da fare degli aumenti, se ci mancano delle maglie nel multiplo del punto. Il multiplo del punto che andremo ad inserire è di 14. Per calcolare le mie maglie, se devo fare degli aumenti, io vi faccio vedere quando ci sono dei lavori, dei punti con tante maglie, cioè eseguiti su tante maglie, io faccio così. Comincio da qua dove ho, vedete, il filo, così non mi sbaglio da questa maglia, comincio a contare e comincio a contare 14, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e poi riparto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e poi riparto 2, 4, 6. Quando sono alla fine del giro, che ho girato tutto intorno contando 14, 14, 14, vi faccio l'esempio della mia maglia, mi sono ritrovata qui col finire il 14 e quindi mi sono rimaste, vedete, 2, 4, 6, 7 maglie su cui io non posso più sviluppare un altro motivo. Mi servono altre 7 maglie, quindi adesso nel giro seguente io andrò ad aumentare, distribuendole in modo uniforme, 7 maglie, in modo che poi io ho il mio multiplo di 14 perfetto per eseguire il nostro punto traforato.
Se a voi mancano meno maglie, tipo potrebbe mancare una o due maglie perché dipende dalla vostra misura, allora si possono anche saltare o fare delle diminuzioni. Ma se avete 5-6 maglie, vi conviene, dato che siamo sul fianco e ci dobbiamo un pochettino allargare, vi conviene fare l'aumento. Allora, questo giro in cui inseriremo l'aumento lo faremo con delle mezze maglie alte, quindi faccio 2 catenelle, mi alzo che sostituiscono le 2 catenelle sostituiscono una mezza maglia alta, carico il filo e vado nella maglia seguente, faccio la mezza maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una mezza maglia alta, e così via su tutte le maglie. In 7 punti, quindi distribuiti nel giro omogeneamente, perché a me mancano 7 maglie, dovete fare quelle che vi mancano voi, andremo a fare l'aumento. Adesso facciamo un'altra mezza maglia alta, facciamo ancora 2 o 3. Quindi per fare l'aumento cosa facciamo? Carichiamo il filo, entriamo nella maglia, facciamo la nostra maglia, mezza maglia alta, carichiamo il filo, rientriamo nella stessa maglia e facciamo un'altra, la seconda mezza maglia alta. Questo è l'aumento e va fatto il numero di maglie che vi mancano per la suddivisione del multiplo di 14. Quindi adesso io eseguirò tutto il giro inserendo qua e là, non tutte insieme, si fanno distribuire 7 maglie, mezze maglie alte in più, quindi 7 aumenti nel caso della mia taglia. Siamo arrivati alla fine del giro, ho lavorato l'ultima mezza maglia alta. Ora mi vado a chiudere nella seconda catenella che sostituiva la prima maglia del giro. Mi chiudo, tiriamo bene, mi chiudo con una mezza maglia bassa e cominciamo il nostro motivo traforato. Primo giro del motivo traforato, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, che facciamo all'interno della maglia, ecco qua. Vado a lavorare 9 maglie alte, una per ogni maglia disponibile, 3, 4, 5, 6, 7, scusate, 8 e 9. Tre catenelle, 1, 2 e 3, carico 2 volte il filo, salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio una maglia alta doppia, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza comincio ancora a fare di nuovo il motivo, quindi 9 maglie alte doppie, scusate, 9 maglie alte, una per ogni maglia disponibile sottostante. Quindi il motivo è tutto qua. Fate le 9 maglie alte, di nuovo ripetiamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, carico 2 volte il filo, salto 2 maglie di base, nella terza faccio la maglia alta doppia, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, 3 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base e ricomincio con le mie 9 maglie alte. Quindi 1 e 2, nella terza andiamo avanti con il primo giro del motivo, lavorando questa sequenza fino all'arrivare alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle,
salto le 2 maglie di base, le ultime che mi sono rimaste, e mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco, mi chiudo con la mezza maglia bassa, sempre i giri. Ora mi sposto, vedete, sulla seconda, abbiamo le 9 maglie alte, mi sposto sulla seconda con una mezza maglia bassa, poi mi sposto sulla terza con una mezza maglia bassa. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, per un totale di 5 maglie alte, una per ogni maglia sottostante. 3 catenelle di separazione. Le ultime 2 non le lavoro, vedete? Le ultime 2 delle 9. Vado nella catenella vicino alla maglia alta doppia, quella prima, e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa sulla maglia alta doppia, una maglia bassa nella catenella seguente alla maglia alta doppia, per un totale di 3 maglie basse. 3 catenelle di separazione. Carico il filo, vado sull'altro gruppo, vi faccio rivedere una volta, vado sull'altro gruppo di 9 maglie alte, salto le prime 2, vado a lavorare una maglia alta sulla terza e faccio 5 maglie alte centrali, una per ogni maglia disponibile seguente sottostante, quindi 3, 4, 5, ancora 3 catenelle di separazione, le ultime 2 delle 9 non le lavoro, vado sulla catenella vicino prima della maglia alta doppia, faccio la maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia alta doppia, una maglia bassa sulla catenella seguente alla maglia alta doppia, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo a lavorare sulla terza maglia del seguente gruppo di 9 maglie alte. Cominciamo a lavorare le nostre 5 maglie alte. Lavorate tutto il giro, ci troviamo alla fine per continuare. Sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, ora mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Iniziamo il terzo giro, mi sposto sulla seconda maglia di queste 5 con una mezza maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, quindi lavoriamo solamente le 3 maglie centrali delle 5. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Avevamo qui le 3 maglie basse lavorate, vedete? Vado nella prima e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, salto una maglia bassa, vado nell'ultima, la terza, e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e 4 catenelle di separazione, quindi 4, 4 e 4, carico il filo e ritorno a lavorare sulle 5 maglie alte, salto la prima, vado nella seconda e faccio le 3 maglie alte, una per ogni maglia, una, la seconda, stiamo già ripetendo il motivo, la seconda nella seguente, la terza nella seguente. Questo è il terzo giro, facilissimo, quindi ricominciamo con le 4 catenelle, 3 e 4, vado sulle maglie basse, faccio una maglia bassa nella prima maglia bassa, 4 catenelle, 2, 3 e 4, maglia bassa nella terza saltando quella centrale, 4 catenelle e di nuovo vado a lavorare le 3 maglie alte sul gruppo seguente di 5. Ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro,
con una mezza maglia bassa. Ora facciamo il giro seguente, che è quello dei fiori. Mi sposto sulla la seconda maglia alta, che è quella centrale, con la mezza maglia bassa. Faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Questa è la prima maglia bassa. Spero che con le spiegazioni riusciate a capire, perché sul nero non è semplice fare un tutorial, però vedete, guardate, si vede bene. Allora, da qui faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto una maglia e vado nella catenella subito dopo e faccio una maglia bassa. Tre catenelle di separazione. Ora andiamo a lavorare, vedete, in questo cerchio, questo, i petali, quindi carico 2 volte il filo, entro in questo foro e chiudo 2 volte a metà, diciamo, la maglia alta doppia, quindi faccio 2 2, carico 2 volte il filo e chiudo ancora 2 a 2, quindi sono petali di 2 maglie alte doppie chiuse insieme e chiudo tutto. 3 catenelle di separazione, rientro in questo foro e faccio il secondo petalo di 2 maglie alte chiuse, doppie chiuse insieme, la prima, la seconda. 3 catenelle di separazione, di nuovo il petalo, quindi 2 maglie alte doppie chiuse a metà, 2 maglie alte doppie chiuse a metà e poi chiudo tutto. 3 catenelle di separazione e facciamo il quarto e ultimo petalo all'interno dello stesso foro, quindi 2 maglie alte doppie chiuse insieme. Riprendiamo un po' di filo. Ecco qua, è molto bello. 3 catenelle, 1 2 3, vado nella catenella vicino alle 3 maglie alte seguenti, l'ultima proprio vicino, e faccio la maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa al centro di queste 3 maglie alte nella seconda, 3 catenelle, dopo l'ultima, sulla catenella subito dopo faccio la maglia bassa e di nuovo comincio con i miei petali, quindi faccio 3 catenelle, vado nel foro, questo vedete, e faccio i miei petali. Ecco, lavorate tutto il giro, ci vediamo più tardi. Ecco, siamo arrivati alla fine del giro, guardate quanto è bello. E faccio vedete, le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella maglia bassa che avevamo lavorato all'inizio del giro. Ora andiamo a fare un giro di maglie alte come segue: mi alzo sulla maglia bassa dove ho chiuso, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una prima maglia alta, carico il filo. Vedete che qua abbiamo 3 catenelle, vado in quella centrale e faccio una maglia bassa, quindi nella seconda. Da qui carico il filo, vado direttamente non qua nel primo, ma tra un petalo e l'altro, quindi 1 2 3 archi del petalo, tra un petalo e l'altro vado a fare in ogni arco 4 maglie alte, quindi 1 2 3 4. Da qui passiamo all'arco seguente e faccio altre 4, 1 2 3 e 4, e da qui passo all'arco seguente, 1 2
3 e 4 nell'arco, quindi 3 archi, 4, 8, 12 maglie totali. Allora, da qui carico il filo, vedete che qua abbiamo questi due archettini piccoli, vado a fare una maglia alta nella seconda catenella, oppure si può anche entrare direttamente nell'archettino, che è uguale. Carico il filo, vado sulla maglia bassa tra i due archi, faccio un'altra maglia alta, carico il filo, vado nell'arco seguente e faccio una maglia alta, ma sì, forse viene meglio entrando direttamente nell'arco. E da qui di nuovo carico il filo, salto questo arco grande, vado in mezzo tra un petalo e l'altro e vado a fare le mie 4 maglie alte in ogni arco tra un petalo e altro, quindi sono 3 archi, 4 petali divisi da 3 archi. In ogni arco vado a fare 4 maglie alte per un totale di 12 sul fiore. Ecco, vedete, vi spiego bene, sono un po' lunga perché essendo un tutorial con il nero non è facile, a volte si vede poco, quindi spiegandovi bene spero di insomma facilitarvi la comprensione del tutorial. Quindi da qui vedete che ho fatto le 12 maglie alte, 4 per arco, carico il filo, andiamo di nuovo in quei due archetti, vedete qua. Quindi una maglia alta nel primo archetto, una maglia alta sulla maglia bassa che li divide e una maglia alta nell'altro archetto. E di nuovo carico il filo, vado sul fiore nei 3 archi a fare le 12 maglie alte. Allora, vedete che adesso noi abbiamo finito un motivo. Prima di chiudere il giro vi dico che quando arriverete alla lunghezza desiderata della vostra maglia, ripetendo i motivi, vi dovete fermare a questo giro qua. Si può anche mettere dei pippiolini, vedete, tra un gruppo e l'altro di queste 4 maglie alte, però io le metto dappertutto e in questa maglia ho voluto lasciarla così perché mi piace già la lavorazione finita così. Quindi quando arriverete anche la manica alla vostra lunghezza vi fermerete su questo giro. Adesso andiamo a chiuderlo. Allora noi avevamo lavorato 3 catenelle che sostituivano una maglia alta sulla maglia bassa, ci manca la maglia alta qui nel primo arco, quindi carico il filo, vado nell'arco, faccio una maglia alta e vado a chiudere sulla terza catenella, vedete, che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Allora adesso dobbiamo fare un giro che non abbiamo fatto qui all'inizio perché avevamo cominciato direttamente sulla maglia, mentre adesso dobbiamo cominciare sul motivo, quindi andremo a fare un giro di catenelle dove inseriremo di nuovo il nostro motivo a fiori. A questo punto ci dobbiamo spostare con delle mezze maglie basse, vedete che qua abbiamo 1, 2, 3 gruppetti di 4 maglie alte, qui al centro tra un gruppo e l'altro, quindi ci spostiamo, andiamo sulla maglia alta seguente e ci spostiamo, poi andiamo sulle altre 4 del primo gruppo di 4 e ci spostiamo, ecco qua, e 4 e un'altra la facciamo, vedete che qua c'è un forellino tra i vari gruppi di 4, entriamo qua e facciamo una maglia bassa, facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, saltiamo il gruppo di 4, andiamo nel forellino qua che c'è tra l'altro gruppo, ok. Da qui andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, saltiamo le ultime 4 maglie alte, le 3 vedete queste qua, un gruppetto e andiamo qua sempre tra un gruppetto e l'altro
dove c'è uno spazio e facciamo la maglia bassa, quindi da qua passiamo direttamente a là, vedete? Quindi di nuovo 5 catenelle, 2 3 4 5, vado nell'altro gruppetto, qui tra un gruppetto e l'altro, e faccio la maglia bassa, 7 catenelle, 4 5 6 7, vado sull'altro fiore, quindi salto tutta questa lavorazione e vado qua sui 3 gruppetti da 4 tra il primo e il secondo. Questo è il giro di inizio di un motivo, lavorate fino alla fine. Ecco, vedete che ho fatto le ultime 7 catenelle e adesso vado a chiudermi dove avevo lavorato qui, vedete, la prima maglia bassa del giro con la mezza maglia bassa. Adesso ricominciamo il motivo, però siccome i motivi cioè lavorando così comunque automaticamente il motivo viene diciamo sbagliato a zig-zag, cioè cresce mentre qua c'è il fiore, i due fiori, l'altro fiore andrà a finire in mezzo. Allora siamo su questa maglia bassa, ci alziamo con 1 2 3 catenelle. Ora andiamo a lavorare in questo arco di 5 catenelle 5 maglie alte, quindi entro e faccio 1 2 3 4 e 5. Una maglia alta la lavoriamo sulla maglia alta bassa seguente e qui fanno 7, quindi 5 nell'arco, 6 7. Una la lavoriamo nella catenella subito dopo che fa 8 e quando finiremo il giro la 9 che manca, perché vi ricordate erano 9 al primo giro, andiamo a lavorarla poi qua vicino, qua nella catenella. Adesso abbiamo fatto 8 maglie alte, qui invece nei prossimi motivi viene regolare. Allora adesso andiamo a fare 3 catenelle, carico 2 volte il filo, salto 2 catenelle, vedete che siamo sulla catenella, nella terza vado a fare la maglia alta doppia, la prendiamo bene, ecco, e faccio la mia maglia alta doppia, 2 e chiudo, 2 e chiudo, 3 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, carico il filo, andiamo a finire nella catenella prima, vedete, della maglia bassa qua, e faccio la mia prima maglia alta. Adesso vedete che vengono 9, la prima maglia alta, la seconda la facciamo sulla maglia bassa, le altre 5 che fa 7 le facciamo dentro l'arco, quindi 1 2 3 4 e 5 che fa 7. L'ottava la facciamo sulla maglia bassa e la nona la andiamo a fare sulla prima catenella seguente di questo arco. E abbiamo ricreato la base, vedete, per come abbiamo fatto qui, in questo punto qui, la base per i nostri fiori. Quindi di nuovo le 1 2 3 catenelle, carico 2 volte il filo, salto 2 catenelle, vado nella terza, faccio la maglia alta doppia, 3 catenelle, salto 2 maglie di base, così via. Cominciamo facendo la prima maglia alta del prossimo motivo nella catenella qua vicino alla maglia bassa seguente. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle e se vi ricordate vi ho detto che qua nel primo gruppo mancava una maglia alta, la 9,
Quindi carico il filo, la vado a fare qui vicino alle, cioè nell'ultima catenella, questa qui vicino al gruppetto. E poi vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella terza catenella, vedete che sostituiva la prima maglia alta del giro. Allora, a differenza del motivo precedente, qua ci troviamo, vi ricordate che ci siamo spostati sulle 5 maglie centrali per la lavorazione, no? Qui siamo già sulla seconda, quindi andiamo a spostarci sulla prossima e siamo già nel posto giusto. Infatti noi dobbiamo lavorare, vedete, le 5 maglie centrali che abbiamo lavorato nell'arco. Quindi mi alzo con le 3 catenelle, 3, e vado a lavorare le mie 5 maglie alte, che sarebbero, vedete, il secondo giro, che sono 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Quindi proseguite il giro, l'avete già registrato, ritornate indietro se non l'avete memorizzato al tutorial e continuate la lavorazione come abbiamo lavorato precedentemente. Allora, quindi andate a ripetere i vostri motivi, come vi ho detto prima, fino a lunghezza desiderata, fermandosi poi sul giro qua delle 12 maglie alte, e la parte bassa è finita. Per collegarci nella manica andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con la maglia, quindi andremo a contare quante maglie abbiamo. Vedete che qua avevamo messo dei marcapunti, quindi andiamo a contare le maglie alte tra questo marcapunti fino ad arrivare all'ultima qua. Facciamo conto che comunque qua possiamo anche chiudere dopo senza fare degli aumenti sotto ascella, perché la manica è già larghina. Quindi andiamo a contare come abbiamo già fatto: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ricomincio: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. La facciamo tutta: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8. Mi mancano nel mio caso andare a 14, mi mancano 6 maglie, andremo ad inserirle qua sotto allo scalfo. Quindi iniziamo il giro, quindi vedete partiamo inserendo l'uncinetto nella maglia subito dopo il marcapunti, la prima. Qui ho il mio nodo d'inizio, lo stringiamo un po', troppo grande, e vado a fare la prima mezza maglia alta, quindi esco e faccio una catenella, carico il filo, rientro nella maglia e faccio la mezza maglia alta. Questa è la prima. Quando andrete a chiudere mi raccomando che è una, quindi lavoreremo adesso una maglia alta su ogni, scusate, una mezza maglia alta su ogni maglia alta sottostante per tutto il giro, come abbiamo fatto nel fondo della maglia, ok?
Ecco qua sono arrivata, vedete, a lavorare l'ultima maglia prima del marcapunti. Avevamo detto che mi mancavano 6 maglie, le vado a inserire sotto ascella. Allora, quelle che vi mancano, se sono la metà circa del motivo, le andiamo a inserire. Se invece arrivate qua che avete uno, poi vi faccio vedere. Se avete invece che ve ne manca uno solo, potete lavorare, saltare i marcapunti, lavorare una qua in mezzo e poi chiudervi. A me invece ne mancano 6 perché sa, le misure non sono tutte uguali, quindi vado a farne una nel marcapunti, una maglia alta, 4 le vado a fare sotto ascella, quindi andrò a farne 2 in questa maglia trasversale e 2 nell'altra di fronte, questa, vedete, qua, insomma le distribuite in quel pezzettino, ecco lì, che c'è in mezzo, sotto, vedete, e una la vado a fare nell'altro marcapunti e fanno 6. Se per esempio ne avete, non lo so, 4 da aumentare, ne fate una per marcapunti e 2 centrali, insomma regolatevi un pochettino, non è difficile, l'importante è che poi alla fine avete il multiplo di 14. Si può anche fare facendo degli aumenti, se ne avete di più, magari una o due in più, fate delle diminuzioni. Insomma, cercate di regolarvi. Vedete, vi chiudete qua nella sempre con la mezza maglia bassa nella terza catenella d'inizio giro. Se per caso, perché può succedere, li avete giusti, cioè contate le maglie come ho fatto io, li avete giusti per fare i motivi, a questo punto potete, nell'ultima qui che avete lavorato, che ho lavorato io, la lasciate chiusa a metà, fate delle maglie sotto a metà, quindi 2, vedete, un'altra centrale e un'altra nell'altra maglia qua laterale, e andate a chiudere tutto puntando l'uncinetto nella terza catenella qua, andate a chiudere tutto, quindi tutte queste maglie alla fine saranno la maglia sempre che avete lavorato l'ultima prima del marcapunti e risulterà perfetto la lavorazione. Chiuso il giro e a questo punto avete il multiplo giusto di 14, io vi faccio vedere una piccola ripartenza, ma dovete lavorare come avete fatto la maglia, come il bordo della maglia, uguale, identico, preciso. Quindi vi alzate con 3 catenelle, fate le vostre 9 maglie alte, una per ogni maglia sottostante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi dovevamo fare le 3 catenelle, saltare 2 maglie di base, fare una maglia alta doppia nella terza, quindi 1, 2 nella terza, la maglia alta doppia, 3 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base e così via. Comincio con 1, 2 nella terza, le 9 maglie alte dell'altro motivo. Allora, io adesso vado a fare le 2 maniche lavorando, ripetendo tutte le volte che vi serve per arrivare alla lunghezza della vostra manica, ripetendo i motivi come ho fatto nel bordo della maglia. Andrò a fare le 2 maniche così, andrò a finire fino a lunghezza desiderata qua il bordo della mia maglia, fermandovi, come vi ho detto, sia nella manica che nel bordo della maglia in questo giro, vedete questo giro qui, quello
delle maglie, dei 4 gruppetti, dei 3 gruppetti di 4 maglie alte, e poi ci vediamo qua per rifinire la scollatura. Ecco qua il nostro progetto è stato terminato, vedete questa è la manica. Io ho ripetuto 6 volte il motivo, finendo come ho finito il fondo della maglia, ho fatto le 2 maniche nella stessa maniera, vedete, e qua c'è il bordo, vedete, della maglia con lo stesso motivo. Adesso non ci resta altro che andare a fare una piccola finitura di mezze maglie basse o di maglie basse, come volete, qui alla scollatura, oppure si può anche fare un giro di maglie basse e un giro di mezze maglie basse, in modo che si fermi, diciamo che la scollatura così non si allarghi eccessivamente, rimanga in forma. Ecco, sono sulla parte della nuca, vedete la parte dietro della scollatura, circa sul centro. Entro nelle catenelle d'inizio del top down, in una qualsiasi in centro. Qua ho fatto il mio nodo d'inizio e comincio la lavorazione di questo giro o 2 giri che faremo. Quindi esco dalla catenella, faccio 1, 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta, carico il filo e vado nella catenella successiva, catenella d'inizio, e comincio a fare tutte le mie mezze maglie alte, tenendo un po' la lavorazione tirata in modo che venga una rifinitura consistente, e lavoro così una mezza maglia alta in ogni catenella fino ad arrivare al primo angolo del nostro top down, cioè in questa posizione dove c'è, vedete, il foro. Ecco, arrivati all'ultima, vedete qua abbiamo il primo foro del top down, le 2 maglie parte l'altra del foro le andiamo a lavorare chiuse insieme, quindi carico il filo, entro nella catenella, chiudo a metà, vedete, la maglia, carico il filo, entro nella catenella successiva e chiudo tutto insieme, e continuiamo con la lavorazione di mezze maglie alte, una per ogni catenella disponibile, e dove troviamo appunto le angolazioni del top down, gli angoli li lavoriamo insieme. Quindi adesso vedete arriviamo sulla punta, qua che c'era la punta dove abbiamo iniziato a fare lo scollatura a V. Ecco, vedete qua c'è l'altro foro dove abbiamo iniziato la scollatura V, e anche qui chiudiamo insieme le 2 maglie vicino al foro come abbiamo fatto precedentemente, stesso meccanismo. Ora siamo, vedete, sulla punta, quindi carico il filo e comincio a lavorare in maniera trasversale le mie maglie, mezze maglie alte, e vado in questo buchino, in quest'ultima qui che c'era la catenella, e poi mi giro. Qui vado a fare in questa ultima catenella altre 2, quindi in 3 in totale, per appunto girare. Ecco qua, e proseguo lavorando trasversalmente, cercando di lavorare appunto delle mezze maglie alte in maniera che non sia né troppo ricciato, che non siano eccessive, e neanche che siano poche, in modo che tiri la scollatura. Quindi cerchiamo di entrare nei fori facendo delle prove. Io sto andando così un po' a occhio, mi sembra che, vedete, non tiri, vedete. Lavorare questo capo in nero è stato, diciamo, un tentativo, un rischio, per il fatto del video, perché so che il nero è difficile, si fa molta fatica a distinguere la spiegazione. Comunque spero di essere stata abbastanza chiara, nel vero senso della parola, proprio
chiara del video per potervi trasferire la spiegazione in maniera corretta. Allora in questo modo arriverò appunto alla V, proprio vicino ai seni, no? Proprio nella V. Ecco, vedete che sono arrivata qui alla punta centrale davanti della scolatura. Ho lavorato in questa parte le mie mezze maglie alte in modo che non siano arricciate e neanche che tirano. Qui dove c'è, vedete, il V, andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto negli angoli. Quindi l'ultima maglia vicino al V, entriamo e chiudiamo a metà la mezza maglia alta, carico il filo, sorpasso il punto, proprio il centro, vado nella maglia seguente e chiudo tutto, vedete come ho fatto nell'angolo, e poi proseguo la lavorazione. Ora siamo alla metà esatta della scollatura che vi ho fatto vedere, torniamo indietro fino alla nuca, dietro, lavorando nello stesso modo. Quindi vado avanti ora a fare le mie mezze maglie alte lungo tutto il resto dello scollo. Ecco, vedete, sono alla fine del giro, ho lavorato l'ultima mezza maglia alta nell'ultima catenella disponibile, vado nella seconda catenella che aveva sostituito la prima mezza maglia alta del giro, vedete, e mi vado a chiudere, vediamo molto bene, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa, ecco qua, ecco, tagliamo il filo e andremo adesso a fermare e nascondere tutte le codine della maglia. Ecco, questa maglia è terminata. Io non ho voluto fare un altro giro di mezze maglie basse perché la voglio morbida, e non volevo che magari il collo la scolatura si tirasse ulteriormente, perché comunque vedete, la maglia è già lavorata e quindi anche questo tutorial è terminato. So che sarà un po' stato difficile visionare questo video, però nel mio canale volevo anche tentare a mettere un tutorial in nero. Bene, questo fiore egizio è molto molto elegante, sia sportivo su un jeans ma anche sfizioso su magari una gonna in tulle o un abbigliamento appunto, può essere sia casual che elegante. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao ragazze!